Carissimi, l'applicazione che vi sto per mostrare ha dell'incredibile, perché cioè, tanto non è la solita frase che si usa per gli agganci dei video, sapete, si dice sempre vi do la soluzione con la bacchetta magica. Non è la verità, perché questa applicazione ha una funzione praticamente che la rende, cos'è che rende speciale questa applicazione? Potete praticamente girare un video con un background virtuale. E voi direte, vabbè, lo faccio anche con Zoom. Avete ragione, ma non è la stessa cosa, perché qua, a differenza di un green screen che magari mettete dietro, no? Verde o blu che sia, e avete un'immagine di sottofondo anche in movimento, diciamo, il background si muove. Questo background si muove insieme a voi, cioè se voi fate un movimento di macchina, il background si muove, gira tutto intorno a voi, cioè esiste il cielo, esistono i soffitti, esistono i pavimenti, cioè tutto virtuale ma esiste tutto, quindi voi vi girate in un ambiente virtuale. E quindi è una cosa molto molto simpatica, e ha ovviamente il pro e contro, no, di questa applicazione, ovviamente, che adesso vi dico anche il nome, si chiama Sky Glass, e ovviamente ringrazio il team della Sky Glass per avermi regalato 6 mesi di abbonamento, non di più, perché ovviamente ha un costo abbastanza alto, e quindi questo ovviamente è il contro. Però il pro è che funziona anche con una scarsa luminosità e non ha bisogno, ok, tante volte, se avete una bella illuminazione oppure andate fuori all'aperto, funziona senza green screen. Quindi ragazzi, in questo canale si parla di tecnologia, ma legate sempre alle applicazioni e accessori nel mondo mobile, cioè iPhone, Android che siano. Quindi andiamo a vedere questa applicazione Sky Glass, che sicuramente troverete interessante. Come sempre andiamo a vedere ovviamente sull'Apple Store l'applicazione, eccola qua, vedete, Sky Glass. Sembra la pubblicità di quelli che riparano i parabrezzi delle macchine, ma non è così. Se andiamo giù ci accorgiamo subito, vedete le cose che può generare. Ecco, possiamo anche praticamente camuffarci da un altro personaggio, con un'altra faccia, un altro personaggio. Praticamente c'è tutto il corpo, vedete anche le braccia, le gambe, è proprio una cosa veramente pazzesca. E come dicevo, alle volte, se c'è una buona illuminazione, ma non serve una grandissima illuminazione, possiamo andare anche senza green screen, quindi è una cosa molto molto carina. L'unica cosa che purtroppo, ragazzi, questa applicazione nasce per professionisti del marketing o chi vuole diciamo girare dei video, dei reel, soprattutto per i social, con sfondi un pochino belli e che siano differenti, come ho detto, dal green screen, che praticamente è un fondo statico. Sì, poi potete muovere ovviamente lo sfondo con cose animate, potete anche ovviamente muovere lo sfondo con i movimenti di camera mentre vi muovete, ma è un lavoraccio. Vedete, questa applicazione non costa pochissimo, quindi abbiamo i primi piani mensili, ok, che sono questi qua che partono da 19 euro, c'è la versione Pro e la versione Studio. Diciamo che l'annuale è abbastanza caruccio in tutti e due i casi, sia il Pro che costa 119 euro, sia il Studio che costa quasi 300 euro. Quindi è un'applicazione che va utilizzata professionalmente, nel senso che se voi avete un'azienda, avete un negozio, avete, non so, qualsiasi cosa per cui volete fare reel o girare un video per i social e non avete il posto fisico per avere uno studio, per avere un fondale come si deve, questa applicazione ovviamente fa per voi. E adesso io lo andrò a lanciare e, come vedremo subito, avremo subito una sorpresa. Ora sei rimasta sola, come c'è la canzone, andiamo a lanciare l'applicazione, spero che non si crashi. Andiamo anche questo qui li connetto, vedete? Se andiamo a lanciare l'applicazione, subito guardate cosa succede. Io sono immerso in un background virtuale, quindi una cosa veramente straordinaria. Ma la cosa più bella ancora, che se io prendo il mio telefono e lo vado a muovere, che succede? Succede che il background si muove con me. Se io vado a tirare su il mio telefono, io vedo il cielo. E se vado giù, sono senza gambe, però vado a vedere, cioè, capite, questo background è virtuale ma è in movimento. Quindi la cosa
straordinaria è questa. Poi ovviamente abbiamo adesso poca luce perché sono due faretti di qua, ma se io vado a prendere il telecomando del mio pannello LED e vado a accenderlo, vedete che la cosa migliora. Quindi già partiamo con una cosa buona che non ha bisogno di tanta luminosità per funzionare bene, potete farlo anche all'aperto, ok? Non avete bisogno di avere uno studio e questa è una cosa veramente bella. Adesso, dopo aver fatto questa piccola provina, andiamo a vedere un attimo i comandi, ok? I comandi sullo schermo cosa c'è? Innanzitutto sullo schermo ci sono queste cose qua. Qui abbiamo i personaggi, da questa parte qua abbiamo i personaggi, qui dove c'è scritto Pro, abbiamo i personaggi, quindi possiamo diventare anche un'altra persona. E qui abbiamo la galleria, ok, se clicchiamo dentro vedete le mie prove che ho fatto, abbiamo tutti i nostri video che poi potremo elaborare ed esportare, ovviamente. Sotto abbiamo il tastone per registrare e il tastino per girare la videocamera. Qui dentro sono racchiusi tutti i background che sono messi a disposizione da Skyglass, che ringrazio ancora. Se scorriamo ovviamente ci accorgiamo che sono veramente tanti e poi ho visto che sono in continuo aggiornamento, quindi sono molto molto belli. Per chiamare un background, per cambiare background, non si fa altro che andare su uno di essi. Ecco, la cosa bella è che ci sono background che si muovono, cioè io mi sembra di ricordare, adesso poi non vorrei sbagliarmi, di ricordare i trasporti, ecco il treno che si muove. Vado a cliccare su e vi faccio vedere, ok, esce fuori questo pannello, ok? Io come mi metto a distanza, quanta distanza io vado, clicco giù e il background ovviamente cambia, ok? Cambia la distanza tra me e il background, quindi è una cosa fantastica questa, è una cosa fantastica, vedete qua c'è proprio, ok, il treno da questa parte che mi sembra che si muova. Adesso facciamo così, mettiamo un po' la luce. Sì, si muove ragazzi, no, ci posso credere, si muove, se non sbaglio, si muove e c'è il mio braccio, ovviamente le braccia sono sempre una cosa svantaggiosa per il... ecco qua, guardate un po'. Guardate un po'. Cioè non è incredibile la cosa, non è incredibile, se io muovo il telefono vedo anche sopra quello che c'è, cioè veramente veramente pazzesco. Ma ce n'è un altro, trasporti, dove praticamente io sono dentro i vagoni, il treno, scusate, non il vagone perché vabbè, transportation l'ho passato, sì. Allora, guarda, io non so, io questa applicazione veramente mi ha preso la sprovvista perché non mi aspettavo una cosa del genere, ok? Eccoli qua, trasporti. Adesso faccio la stessa cosa, lo allontano, ok, ma è già preso, però adesso vi faccio vedere che potete cambiare anche questa visuale. Vedete che io, ok, sono dentro adesso il trasporto, dentro diciamo il vagone. Ecco, se io voglio cambiare la visuale, diciamo, faccio qua, clicco qua e qui posso cambiare le distanze, ok? E quindi vado a cliccare e adesso ho cambiato la distanza tra me e il background, ok? Quindi posso fare queste variazioni del caso, quindi ho molta scelta in queste cose qua, quindi abbiamo visto che praticamente ragazzi è una cosa straordinaria. Quindi qui abbiamo visto i background, qua dentro invece ci sono racchiusi tutti i comandi del caso per cambiare ovviamente le cose. Qui ho il comando per cambiare, per andare diciamo, a fare un tap se avessi un green screen e poi ho tutte le regolazioni del caso, ok? Adesso torniamo indietro cliccando sull'iconetta, ok? Perché sennò poi andate ovviamente nei settaggi del green screen dove potete avere la matita e tutto il resto, ma io non ce l'ho, quindi è inutile che vado a impipparmi di queste cose qua. Poi cosa avete qua? Qua abbiamo, ecco, la possibilità di andare a vedere se io ho difetti, ok? Mi allontano un po' se ho difetti, ok? Se ho difetti, allora vado a accendere la luce, faccio diciamo tutte le cose che devo fare per migliorare, ok? Ecco qua non posso cliccare, non c'è un parametro da cambiare, quindi va bene così. Invece qua iniziamo a divertirci, qua abbiamo le varie messe a fuoco, abbiamo una e due, ok? Quindi possiamo divertirci con anche facendo il background sfocato, mi sembra che sia questo, vediamo un po', clicchiamo un po' qua sopra, mi sembra di sì. Se vado a tirare la bandina qua, che succede? Ok, non succede niente,
però questo mi sembra che sia il virtual background, virtual, la focale, andiamo a vedere questa. Ecco, guardate un po'. Vedete, questa è la focale, quindi in base a quello che fate dovete utilizzarla. Poi andiamo avanti, abbiamo qua il punto di nero. Ecco, il punto di nero è scurire, schiarire la mia persona, magari perché se vado a fare, vado a caricare un background notturno, magari che sia bello chiaro, io non è l'ideale, cioè io posso, ecco, adesso magari facciamo la prova proprio test, se io vado a caricare, adesso vado a mettermi al massimo, vado a caricare un background notturno che ci sono, ok, c'è proprio night, che non è un night clubs, ecco qua night, se vado a cliccare su night qua, ok, vedete che adesso io vado a far così, però io sono, rispetto alla notte, sono bianchissimo. Se poi vado ad accendere un altro farone ancora di più, quindi cosa succede? Vado su questo, sull'ultimo parametro che ci sono già, mi scurisco un po' e praticamente vado a compensare, ok, un po' la luce che mi circonda, perché giustamente è giusto che se io sono troppo scuro non è giusto che intorno sia tutto, cioè io che intorno è tutto scuro, non è giusto che io sia proprio chiaro. Allora mettiamo il mondo com'è e qui sono i parametri che poi potete divertirvi, ma la cosa veramente divertente è questa, è la chiusa qua questo tasto qui, ecco, non vedete vedere, non state vedendo niente come al solito sono troppo euforico di questa applicazione, mi fa veramente scippare la testa, quindi vi faccio vedere di nuovo. Allora aspettate, vi rimetto ovviamente la candela a posto. Allora eravamo qua, vedete, nel punto di nero, quindi io lo vado giù, vado su e quindi lo metto a posto. Ma la cosa veramente, diciamo, divertente è questo tasto qua, dove c'è scritto Pro e ci sono i personaggi. Quindi io, se vado a cliccare qui, posso scegliere di praticamente diventare un altro personaggio, diciamo, di questo mondo qua. Ecco, adesso io cosa faccio però? Vado a mettere uno sfondo magari chiaro, perché così almeno ci differenziamo di più, e ne ho trovato uno veramente carino, che è questo qua, che si chiama Dune. Questo qua è veramente forte, questo qua. Vado a distanza, c'è sempre, devo fare la calibrazione, no, la calibrazione non devo farla più. Ecco, un'altra cosa che non ho fatto vedere è questa: se io prendo il mio dito, lo metto sullo schermo e giro il background gira, vedete? Ok, e questa è un'altra cosa. Ma la cosa più, secondo me, più bella che ovviamente c'è in questa applicazione Skyglass è questa, la possibilità di impersonare un'altra persona, un altro personaggio, e si trova proprio in quest'iconetta qua. Se vado diciamo su questa icona qua, ovviamente è solo Pro, quindi vabbè, a parte Pro, ma ovviamente bisogna pagare per avere questa funzione, ma non solo per questa. Io posso andarmi a scegliere un personaggio qualsiasi. Ecco, la cosa che è questa, deve essere ovviamente in un background virtuale, non nel primo che propone ovviamente Skyglass quando si avvia, vedete, non in questo background che è praticamente il bosco, bisogna andare a cercare un altro background. Ecco, io ne ho trovato uno che è veramente forte, questo qua, che c'è dietro, non so, un mostro, una cosa del genere. Adesso mi vado a centrare, ok, ecco, vi ricordo che bisogna questo sotto questo tasto, ok, azzurro sotto, cliccate e siete centrati. Ok, vedete che dietro c'è, ok, il mostro che gira, ok, pazzesco. Ecco, potete anche muovere col dito, vedete il mostro dietro, ok, vedete che col dito potete muovere il background. Eccoci, capelli sempre disordine, ma ormai mi conoscete, come sono maldestro, c'ho anche le corna, vabbè, ragazzi, non ne facciamo una tragedia, aggiustiamoci un po'. Ecco, cosa si può fare a questo punto? Allora, a questo punto io posso andare su un personaggio, ok, qua, vedete c'è qualcuno dietro e sceglierne uno, ok, io scelgo qualsiasi personaggio del genere, per dire questo. Ecco, la cosa che devo andare a controllare è questa, vedete che sono sfocato, quindi devo andare praticamente nelle impostazioni della messa a fuoco e regolare, ok, non è questo, ma è questo, regolare la messa a fuoco. Vediamo un po'. Ok, vedete, perfetto. Allora mi vado indietro
Ciao ragazzi, ciao. Le mani sono sempre una cosa abbastanza, come dire, difficile. Adesso andiamo a prendere un altro. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale. Aiuto. Allora, adesso andiamo a prendere un altro. Andiamo a prendere un mostro, mostro, mostro. Ecco qua, un mostro, questo qua, vedi un mostro. Questo è un mostrone. Beh, ragazzi, se non vi iscrivete al canale vi vengo a mangiare. Sì, le mani non ci sono. Avevo sbagliato io, pensavo che ci fossero anche le mani. Ma non ci sono. Mi vengo a mangiare, ragazzi, vengo a mangiare. Vedete, mi si muove anche il background, mi si muove tutto dietro. Quindi mi muovo anch'io, ma posso anche andare in alto e in basso. Quindi, ragazzi, questa cosa è pazzesca. Allora, adesso l'ultimo, l'ultimo perché poi, ecco, una cosa che sono già detta, quando andate a caricare un personaggio non potete esportare il filmato che avete diciamo generato in HD. Ciao ragazzi, sono Jenny, sono una cantante. Il mio nome è Jenny, sono una cantante. Mamma mia che brutta voce da donna che hai fatto, bruttissima. Non sai imitare le ragazzine. Ecco, vabbè ragazzi, divertitevi, mi raccomando, 3 giorni gratis lo potete avere questa applicazione qua, quindi per divertirvi un po' potete utilizzarla. Ora, in ultimo, andiamo a vedere l'esportazione. Quindi io vado qui, ok, e vado a esportare i miei filmati. Vedete, io ho già fatto una prova nella registrazione, vedete, schiaccio il tasto rosso e poi si stoppa, ragazzi. Vedete che qua sotto c'è scritto che non posso esportarlo, vedete, non posso farlo in alta risoluzione. Posso esportare solamente quello che vedo e posso esportare 2 filmati. Uno, questo qua, è quello diciamo che ha creato lui con il suo fondale, il suo personaggio, mentre questo è quello originale. Quindi se io avessi un green screen posso anche poi elaborarmelo in post produzione, posso fare un po' quello che voglio. Per esportare semplicemente questo video faccio così, vado qua e vado sempre la stessa cosa, esportarlo dove voglio, ok? Su file, su video, sulla mia galleria, quello che voglio. Invece, se vado indietro e vado a prendere un filmato che invece ho fatto con la mia persona, vi accorgete che tutto cambia. Qui c'è un tasto che permette l'esportazione in alta risoluzione. Qui abbiamo sempre 2. Vado a cliccare questo tasto qua e lui incomincia a elaborare, ok, il mio filmato in alta risoluzione. Ecco, il procedimento non è proprio veloce, cioè io ho un iPhone 13 ragazzi, non so, è proprio vecchissimo, però non è velocissimo, ma il risultato è veramente pazzesco e dovete aspettare un po'. Io vabbè, ovviamente questo video qua è molto corto, quindi ci metterà anche poco a farlo. Poi c'è un ulteriore miglioramento dato dall'AI che si può fare, adesso andiamo a vedere appena finito ovviamente di elaborare. Ecco ragazzi, come avete visto ha finito, cioè ci ha messo un po' di tempo. Questo è quello, la massima risoluzione. Infatti se guardate ovviamente questo e guardate l'altro cambia ovviamente la risoluzione. Diciamo che già questo vedete che è incredibile, cioè come possa un'applicazione rendere diciamo un video bello non essendo in quella location là. Cioè se voi avete il problema di uno studio piccolo oppure non so avete un bel negozio ma non avete un angolino, non avete un posto dove poter fare un reel, un video che magari promuova qualcosa oppure qualche messaggio, qualsiasi cosa, forse questa applicazione è utile per quello. Purtroppo è costosa e bisogna prima di abbonarsi a qualsiasi applicazione. Questo è un consiglio che ovviamente do, ovviamente sulla mia pelle l'ho potuto ovviamente sperimentare. Se quell'applicazione che voi avete intenzione di abbonarvi, acquistare quello che è, fa il caso vostro, cioè vi renderà si renderà utile per il vostro lavoro ovviamente come creator, altrimenti provatela e poi arrivederci, cioè non si può spendere 200 euro, 119 euro o 300 euro all'anno per un'applicazione che poi non si utilizza. Beh ragazzi, cosa ne pensate nei commenti? Fatemi un po' sapere cosa ne pensate, ovviamente lasciate qualche like, facciamo crescere il canale, sempre le state tiritere. E se volete, come in ultimo, potete anche condividere questo video per far conoscere questa applicazione ai vostri amici, magari c'è qualcuno che può essere interessato a uno stile di video del genere.
Bene, siamo arrivati al momento che vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se volete, ovviamente è una cosa ovviamente facoltativa, ma il canale non vi costa nulla e a me ovviamente dà una mano non indifferente, perché come dico sempre il canale lo fate voi. E poi se volete sciacquate anche sulla campanella, così almeno le notifiche di Gennaro vi arrivano. Con questo vi rimando alla prossima, un abbraccione a tutti e state bene.